Torino-Inter, torna finalmente la Serie A e torna per l'Inter con una partita sulla carta piuttosto ostica. Allo stadio Olimpico Grande Torino affronteremo i Granata di Ivan Juric all'inizio di un percorso dell'ennesimo Tour de Force che ci porterà a giocare praticamente ogni 3 giorni di continuo, e arrivano anche delle partite molto importanti sia in Champions League con la doppia sfida col Salisburgo, che può essere già uno spartiacque importante per quanto riguarda il passaggio del turno, e poi anche in campionato, perché adesso arriva il Torino, poi ci sarà la Roma, poi ci sarà l'Atalanta, e quindi attendono l'Inter partite potenzialmente pericolose. Vediamo quindi insieme come arriva l'Inter dopo questa sosta per le nazionali, dove è successo veramente di tutto e non solo riguardante il calcio giocato, ma chiaramente di tutti questi altri temi ne parleremo nelle varie dirette e nei prossimi contenuti. Una sosta che restituisce all'Inter giocatori che hanno fatto molto bene in nazionale, penso per esempio a Pavard, e giocatori che invece hanno avuto magari qualche difficoltà in più. Potrebbe esserci, attenzione, un cambio molto importante nella partita di domani, uno dal primo minuto e uno forse anche a gara in corso, e fra poco ci torniamo, per un Inter che deve andare a Torino e, per come la vedo io, al di là della qualità del gioco, deve cercare di strappare 3 punti, visto che poi appunto arriva la Champions, poi la Roma. Domani è una gara molto delicata da andare a vincere in qualunque modo possibile, diciamo così. Vi invito quindi, come sempre, amiche e amici passioni interisti, ben ritrovati, a cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, e cominciamo allora con il punto sui rientri dalle nazionali. Oggi è il giorno in cui Simone Inzaghi avrà finalmente a disposizione tutti i giocatori che nel corso degli ultimi 10 giorni sono andati in giro per il mondo con le varie nazionali. Sappiamo che il vero grande problema è per i sudamericani, che arrivano sempre molto tardi, che hanno anche il jet lag da smaltire e che spesso hanno anche più minuti sulle gambe rispetto agli altri. Lautaro ultimamente bisogna dire che Scaloni lo sta gestendo abbastanza bene. Dall'altra parte, per esempio, Sanchez, quando sta bene, di solito col Cile fa 180 minuti e gioca praticamente sempre. Sanchez, che tra l'altro sarà proprio l'ultimo ad arrivare per questione di coincidenze aeree e di appunto lunga trasferta, e quindi Inzaghi lo avrà a disposizione veramente nelle ultimissime ore pre-partita. Si pensava, forse anche si sperava, di poter dare un minimo di riposo a Lautaro Martinez, che al di là delle partite con l'Argentina ha giocato spessissimo fino ad ora. Molto probabilmente vi posso già spoilerare che dovrà partire ancora titolare, anche perché Arnautovic è infortunato, e quindi essendoci il solo Sanchez in panchina che ha questo tipo di problema che vi dicevo, verosimilmente la coppia a Torino sarà ancora Lautaro-Thuram. Per quanto riguarda invece gli infortunati, sono sempre i soliti due, verrebbe da dire. In questo caso Sensi intanto ha recuperato, lui poteva essere uno dei soliti, ma non mi riferivo a Sensi. I soliti due sono Arnautovic, che è fuori ormai da diverso tempo, ma che potrebbe rientrare prima rispetto alla data che inizialmente era stata cerchiata in rosso, che era quella di Inter-Juventus, verso fine novembre. Potrebbe rientrare addirittura l'8 di novembre, secondo alcuni, o comunque nel giro di un paio di settimane. Sarebbe una notizia molto positiva, speriamo, perché in attacco siamo davvero corti in questo momento. L'altro infortunato è Cuadrado, che ha avuto tanti problemi al tendine nelle scorse settimane. C'è stata una fase in cui sembrava di fatto averli superati, poco prima dell'inizio di questa sosta che sta per terminare ne ha avuti altri, è tornato ad avere problemi e quindi sarà assente ancora per una decina di giorni circa, nella migliore delle ipotesi. Però credo che sia anche un problema che vada monitorato costantemente, per il quale sia difficile fare, diciamo, delle previsioni troppo accurate. Veniamo quindi allora alle probabili formazioni. Vi mostro la grafica per chi ci segue da YouTube con le probabili formazioni di Torino-Inter. C'è un piccolo errore, vediamo se si corregge. Perfetto, mi ero dimenticato di aggiornare la pagina. Torino-Inter, allora partiamo dal Torino, che ha diversi problemi, anche il Torino. Intanto in difesa ci sono due grandi indisponibili, Gigi e Buongiorno, che obbligano Juric a schierare Sazonov al loro posto, con Skurš e Rodriguez a completare la linea 3 davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo Bellanova sulla destra e Lazzaro sulla sinistra, quindi due ex interisti, Ricci, Tamese e Ilic in mezzo. In attacco Vlasic alle spalle,
o comunque al fianco di Sanabria. Questo perché pochi minuti prima che registrassi questo contenuto è arrivato un comunicato ufficiale relativo ad un infortunio, un problema muscolare per Duvan Zapata, che sarebbe stato ovviamente titolare. Non ci sarà contro l'Inter, giocherà al suo posto Sanabria e quindi questo è un altro problema per il Torino, che tra l'altro ha fuori anche Soppì tra i vari indisponibili. Per quanto riguarda l'Inter, 3-5-2 anche per noi, anche se quello del Torino forse è un pochino più mobile, ma ci torno a breve. Sommer in porta, Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Frattesi, Cialanoglu, Mkhitaryan e Di Marco a centrocampo, Thuram, Lautaro in attacco. Cosa c'è da dire sul 3-5-2 dell'Inter? Intanto c'è ancora un piccolo ballottaggio fra Acerbi e De Vrij, anche se alla fine dovrebbe spuntarla l'italiano, e poi potrebbe esserci la sorpresa di cui vi parlavo all'inizio, e cioè Davide Frattesi titolare al posto di Nicolò Barella, che ha giocato diversi minuti con la nazionale, è parso anche un pochino stanco dopo questi impegni, anche perché precedentemente aveva giocato molto spesso anche con l'Inter. Potrebbe giocare al suo posto dal primo minuto Davide Frattesi. La seconda grande novità invece che vi citavo prima, e questa ripeto è più eventualmente da gare in corso, quindi è più complicato immaginare se possa effettivamente vedersi oppure no, potrebbe riguardare Lautaro Martinez, nel senso che potendo immaginare una gestione di Lautaro che lo porti ad essere comunque pronto e brillante fisicamente anche contro il Salisburgo martedì in Champions League e contro la Roma poi settimana prossima, potrebbe essere prevista una staffetta con un cambio magari intorno al 60-70esimo e l'inserimento o di Sanchez, se dovesse ovviamente stare bene, oppure si potrebbe tentare quel famoso cambio modulo con 1/2 trequartisti alle spalle della punta e a quel punto rimanere con il solo Thuram davanti e l'opzione Klassen o addirittura Sensi al fianco di Mkhitaryan o comunque anche in solitaria alle spalle di Thuram per completare il reparto. Questa è un'ipotesi che secondo alcuni quotidiani Inzaghi sta valutando in vista di questa partita. Ripeto, solo a gare in corso per quelle che sono le informazioni che abbiamo oggi. Per quanto riguarda il Torino, molto brevemente, una squadra che ormai conosciamo, è nelle mani di Juric da diverso tempo, squadra che gioca molto sull'intensità fisica, sugli 1 contro 1 a tutto campo, gioca sulla pressione alta e è una squadra che secondo me è meno forte dell'Inter, questo è abbastanza evidente, ma se affronti psicofisicamente non al top può metterti un po' in difficoltà. Io ho l'impressione che sia una partita che giocandola concentratissimi e stando bene fisicamente l'Inter può vincere anche senza grossi problemi. Se cala appena una delle due componenti o anche entrambe, magari la vinci comunque, però puoi faticare molto di più, perché il Torino comunque gioca molto su questo aspetto fisico, sugli anticipi, sull'aggressività, giocando poi in casa avrà anche la spinta del pubblico. A livello tattico l'assenza di Zapata chiaramente pesa tanto e farei attenzione, vi do questa chicca, alla posizione di Tamez, perché il Torino lo ha acquistato e lo vede potenzialmente in tante posizioni diverse. Nel precampionato ha fatto anche in alcune amichevoli il trequartista o addirittura il falso 9 in alcuni frangenti e vi posso dire che nelle probabili formazioni che circolavano ad inizio settimana addirittura era proprio Tamese che veniva messo come braccetto destro per completare la difesa che ha quella defezione di cui parlavamo prima. Quindi è veramente molto duttile, può essere il giocatore che si muoverà di più all'interno del centrocampo insieme a Ricci e Ilic, quindi eventualmente diamo un occhio a Tamese. A livello offensivo il Torino non apprezza particolarmente o comunque non va a ricercare costruzioni dal basso troppo elaborate, spesso ricorre al lancio lungo di Vanja Milinkovic-Savic, anche se non avendo Zapata a ricevere probabilmente Sanabria farà un pochino più di fatica. E poi gioca molto sull'aggressione dell'area avversaria con tanti uomini e con tanti inserimenti. È comunque una squadra di qualità, perché Vlasic è un giocatore di buon livello, poi ci sono anche Radonjic, lo stesso Ricci è un giocatore interessante e ripeto, credo sia una squadra che gioca molto sull'aspetto fisico, quindi bisognerà capire se anche il Torino stesso a livello fisico starà bene oppure no. E poi la grande curiosità, come dicevo prima, per valutare gli esterni, visto che ci sono ben 2 ex interisti, uno
un po' meno gradito, che è Lazzaro, l'altro che in tanti, anche me compreso, avrebbero voluto riscattare alla fine della scorsa stagione, ovvero Raul Bellanova. Queste sono le ultime allora su Torino-Inter, con tanto di formazioni e una brevissima analisi di come potrebbe svilupparsi questa partita. Vi ricordo allora ancora una volta un click sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti. Vi ricordo anche in particolare di seguirci domani in occasione della cronaca in diretta della partita. Come sapete, da 1 ora e 15 minuti prima del fischio d'inizio ci trovate in diretta fino poi a tutta la gara e all'ampio post partita. Vi invito anche a passare su www.passioneinter.club, il club di Passione Inter, se volete sostenere il nostro progetto ed entrare a far parte della nostra community. Ed infine vi lascio, per chi mi segue in podcast, in descrizione, mentre se mi segue su YouTube, ieri ha parlato Marotta e abbiamo dedicato un contenuto specifico sulle sue dichiarazioni. Alcune sono molto interessanti, te lo lascio qui da recuperare.